Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento, ma anche ultimo, di Batman, il mitico Cavaliere Oscuro. Se vi ricordate, vi avevo consigliato, per tutti quelli che come me hanno deciso di non fare questa collezione, dovrebbero essere 140 uscite. Aspettate che vi do la conferma. No, 120 uscite al prezzo di 13 euro cada una. Però vi dissi che il primo e il secondo numero secondo me andavano acquistati, e poi facendo una ricerca anche un mio iscritto mi disse che appunto nel numero 9 si completava la testa, che sicuramente è un bel gadget. Con una ventina di euro, con 20 euro si riusciva ad avere appunto la testa completa. Io ne acquistai due, una adesso la sto montando, come avete visto già i miei primi due video, e adesso vado a ultimare la testa con questo che ho ricevuto. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi di continuare a contribuire a dar vita al canale. Iscrivetevi se avete piacere, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di supereroi. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi può contattare privatamente. Grazie. Ecco qui. Non sono sicuro, ma penso che con questo numero completo il volto. Non sono sicuro perché vi dico così. Perché ho letto da qualche parte, adesso vediamo se riesco a trovarlo, che da quanto si evince, da quello che appunto ho letto, è come se ci fosse qualcos'altro da montare. Eccolo qui. Continua il montaggio della testa con la chiusura dei pezzi che formano la struttura principale di quasi tutti gli elementi del viso. Quindi manca forse ancora qualcosa, non so cosa, ma probabilmente si riferiscono forse chiaramente alla parte sul collo, ecco, la copertura del collo probabilmente. Però anche lì vedrò quando uscirà, però vi garantisco che adesso, guardate, gli occhi, vi garantisco che già così è sicuramente un bel gadget. Questo, per chi se lo fosse perso, è tutto in silicone. Certo, se avessero fatto la parte del volto più simile a una persona che a un cartone sarebbe stato meglio, però è carino, devo dire. Allora, guardate, all'interno si trovavano anche due magneti che andavano incollati, e io l'ho fatto, sono questi due qui in fondo, e vanno proprio incollati in fondo, non a filo, attenzione. E poi questi due che vengono chiamati magneti, ma che magneti invece in realtà non sono, per sono la parte metallica che consentiranno al magnete poi di rimanere così, vedete, nella sua sede, e devono poter entrare all'interno dello spazio appunto che voi dovete lasciare andando ad incollare in fondo, non a filo, altrimenti vi rimane staccato poi questo pezzo da sotto. Invece deve rimanere tutto a filo, vedete? Bene, a questo punto vi servono 16 viti. Io sono andato già a avvitarmele per crearmi il filetto, non è indispensabile, ma è una cosa che io faccio, chi mi segue lo sa. 4 vanno qui, 4 vanno qui e 4 vanno qui. Adesso le vado a svitare tutte e ci vediamo dopo. Non sono sicuro se vi ho detto 16 viti, ma qualora vi avessi detto 16 viti è ovvio che ho sbagliato, perché le viti che ci servono sono 12. Bene, vado a prendere la parte superiore
questa la metto così e avvito la prima vite. Non stringo assolutamente fino in fondo, ma vado a mettere subito questa da quest'altra parte qui. Questa adesso la posso stringere, non esageratamente, non serve a nulla stringerla forte. Una volta che è imbattuta fermatevi, altrimenti fate il danno. No, qui l'ho già messa. Ecco qui, una volta fatto questo passo a quest'altra parte qui, quindi prendo un altro pezzo e lo vado a mettere così, con questa parte qui verso l'alto, la parte più stretta, così. E come ho già detto quando ho fatto i primi due montaggi, non mi piace la struttura di questo Batman, almeno per quanto riguarda la testa, la trovo molto fragile. E infine l'ultimo pezzo, il Batarang è in metallo, molto carino, vedete, in bronzo, color bronzo. Così. Sono anche attivi gli abbonamenti dove metterò dei video appunto dedicati a modifiche particolari di funzionalità, non soltanto dell'estetica. E anche di stabilità per quanto riguarda, non so, Robocop. In Iron Man ho fatto tutti i video liberi, non ho guadagnato un centesimo e gli altri con il 3D hanno guadagnato alla faccia mia. Però ci sta, ragazzi, è così, hanno fatto bene. Allora, questo lo inserisco così, questo è il perno, va uno qui e altri due vanno lì, quindi però non schiaccio, ragazzi, non schiaccio, vi spiego il perché io contrasto con il cacciavite qua dietro, altrimenti rischio di rompere quel pezzo lì di plastica. Non si sa mai, non voglio rischiare. Non è ancora entrato come volevo e come dovrebbe essere entrato. Adesso di qua è più facile contrastare la spinta
ma su questo perno, non so se lo vedete, questo qua, quello che tocco col cacciavite, se schiacciate rischiate di romperlo, non il perno ma la staffa dove entra il perno, e quindi dovete contrastare la spinta con il cacciavite o con qualcosa che arrivi, per evitare appunto che si possa danneggiare, perché è facile che si possa danneggiare, anche perché non tocca come vorrei e come dovrebbe. Vedete che c'è dello spazio qui, non va bene. Metto pausa e ci vediamo dopo. Guardate ragazzi, ho trovato il metodo. Ho messo l'indice in fondo, lo faccio arrivare dietro la staffa e premo forte. E adesso vi faccio vedere la differenza. Perché dovete fare attenzione quando montate i modelli, non basta solo inserire il pezzo. Guardate adesso, è perfetto, così deve essere. E infatti il perno, quello rosa del viso, è uscito dal filo della staffa nera, è uscito fuori, ed è così che deve essere. Controllate se anche il vostro non ha assolutamente spazio. Poi metto questo qui, vediamo un po'. A me non piace per niente come è centrato, guardate che roba. Però non si può fare nulla perché è proprio, tocca proprio qua nelle parti nere, non ci si può fare niente. Aspettate un attimo. Beh, qui c'è da fare del lavoro, ragazzi, adesso non lo faccio, ma sicuramente c'è da rifare questa curva qua di plastica, quella nera, perché anche qui si vede che c'è il gradino e con la maschera probabilmente poi non si vede nulla, no? Io metto la maschera, però sinceramente così è veramente brutto, quindi so già dove intervenire. Va solo qui lavorato questa parte qua nera, non toccatelo il viso, la curva qua va consumata, chiaramente bisogna farlo bene, però insomma voi se mettendo la maschera non vedete niente lasciate perdere, perché rischiate poi di fare più danno di quello che vorreste andare a sanare, quindi ecco, se non siete pratici lasciate perdere. Adesso calzo questa, la sento fragilissima io questa testa, ragazzi, non mi piace per niente. Esteticamente poi sarà carina, ma la struttura è veramente debole, ve ne sarete accorti tutti. Infatti faccio fatica a metterla perché ho paura a schiacciarla, che non la danneggio. Vediamo così se riesco dal naso. Uffa. Comunque vi confermo che l'ho fatta entrare inserendo prima il naso in mezzo a questo spazio. Beh, così è bella, nel senso che non si nota alcun gradino e probabilmente il gradino l'hanno lasciato apposta per mandarla a filo qua. Adesso si capisce meglio. Non comprendevo il perché, ma è stato fatto apposta quel gradino. Quindi non è un difetto, che è sicuramente brutto senza la maschera, ma poi con la maschera invece è perfetto, guardate. Ecco, questo io penso che sia un bel gadget per 20 euro, sicuramente è un bel gadget, fatto bene. Certo, secondo me poi gli occhi, questa verrà rimossa quando andranno poi a metterla sopra il collo, per poter poi muovere appunto il movimento degli occhi, perché diversamente la leva come si fa a vedere da qui? È impossibile, no? Quindi ecco, questo punto poi verrà svitato, secondo me ci sarà un altro pezzo da mettere sotto che prolungherà ovviamente il collo e permetterà il movimento degli occhi. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, è veramente carino,
come vi ho detto ne ho comprati 2, se lo avete fatto anche voi avete fatto bene, perché comunque Batman è bello, è un bel supereroe. E sì, la polvere si attacca subito perché è nera, poi è in silicone, immaginatevi. E vi ringrazio del vostro prezioso tempo, un abbraccio, un saluto a voi, vi auguro una serena serata di fine anno. Oggi è il 30 dicembre 2023, domani è l'ultimo dell'anno. Come ho detto in un altro video, vi consiglio di non chiedere che l'anno sia migliore di quello che avete già o che avete già trascorso e che sta volgendosi al termine. Se contandovi a tavola nella festa familiare ci siete tutti. Ecco, ringraziate e fate sì che, cioè fate sì, pregate affinché il prossimo anno vi possiate contare, perché secondo me quella è la vera ricchezza. Poi tutto il resto, ragazzi, parliamoci chiaro, i problemi si affrontano se avete una famiglia salda, è quella che vi salva. La famiglia se è coesa, nessuno dovrebbe potercela fare da solo. È stupido poter dire io mi sono fatto da solo, c'è sempre qualcuno che ti aiuta, anche coloro i quali magari sono avvocati, notai e tutto, ci hanno pensato i genitori a pagare gli studi diversamente come avrebbero potuto. C'è chi poi è andato a lavorare, ma questo è un altro discorso. La famiglia comunque è importante che ci sia. La mia famiglia è il mio Michelangelo e la mia compagna della vita. E poi ci siete voi che non siete ovviamente la mia famiglia, ma che magari mi permetterete un giorno di poterla avere. Beh ragazzi, dai, no, mi chiamerebbe nonno mio figlio, io ho 57 anni, ma anche no, farei figli soltanto se fossi un ricco, uno sverso di soldi, così potrei almeno lasciarglieli a lui, ecco, quello lì, quello sì. Detto questo, mamma mia, non riesco. Oh, detto questo, grazie a tutti. E vi ricordo che non farò alcun video più di Batman, a meno che non ci sia magari qualcosa di carino da mettere qua sotto che sia completo poi con la prossima uscita, perché io mi fermo qui. Ciao ragazzi.